Nel mondo degli appassionati, il Rolex CD Weller ha sempre rappresentato l'alternativa, diciamo, per intenditori del Rolex Submariner. Questo perché il CD Weller ha sempre rappresentato ciò che di più tecnico Rolex era in grado di fare, sebbene in realtà le differenze non siano tantissime, ma in ogni caso è sempre stato molto apprezzato dai collezionisti e dai puristi, per così dire. Ricordo per esempio una famosa discussione, un famoso topic sul forum Orologi e Passioni che si chiamava proprio la banda della valvola, e il nome deriva dalla valvola che il Rolex CD Weller ha sempre avuto sulla sua Carrure d'Ore 9 e che aveva uno scopo molto preciso. Infatti il Rolex CD Weller non fu una semplice evoluzione del Rolex Submariner, non fu soltanto un esercizio di stile, ma fu una precisa richiesta di un'azienda francese, la Comex, che chiese a Rolex per l'appunto di realizzare un orologio che consentisse ai propri operai specializzati in operazioni sottomarine di realizzare un orologio che consentisse di essere utilizzato anche in camera iperbarica senza problemi dovuti all'elio. Infatti l'elio ha sempre rappresentato un problema per gli orologi, in quanto riusciva a penetrare all'interno di un orologio anche subacqueo, facendogli letteralmente saltare il vetro. Rolex quindi pensò ed introdusse nel suo CD Weller una valvola di non ritorno, una semplice, molto semplice valvola a molla che consentisse appunto l'espulsione dell'elio senza che questo potesse danneggiare l'orologio. Quindi, a seguito dei primi Rolex Submariner da 200 e da 300 metri destinati a Comex e marchiati Comex, venne introdotto il CD Weller Comex, famosissimo tra i collezionisti e che ha raggiunto sul mercato cifre esorbitanti, che aveva con sé la valvola dell'elio, soluzione che poi fu adottata in maniera simile o anche in maniera diversa da altre aziende, ad esempio mi viene in mente Omega con il suo Seamaster 300 metri, e che oggi addirittura non è neanche più necessaria, rimane quindi un semplice esercizio tecnico per l'appunto, in quanto gli orologi di molte maison hanno raggiunto certe raffinatezze tecniche che consentono di essere utilizzati anche in camera iperbarica senza alcuna valvola. Ma questa è un'altra storia. Dopo il CD Weller però Rolex tentò e continuò ad ingegnerizzare i propri orologi, soprattutto quelli subacquei, con il CD Weller Deep Sea, che nacque con il Deep Sea Special, ovvero quell'orologio che fu attaccato all'esterno del battiscafo Trieste e che scese giù nella fossa delle Marianne a 11.000 metri di profondità. Quando risalì, quell'orologio funzionava ancora, come fu poi comunicato con un telegramma a Rolex, e a seguito poi di questa sfida che Rolex vinse, nacque anche il CD Weller Deep Sea, da ultimo utilizzabile per qualsiasi umano, sebbene le sue proporzioni non siano proprio alla portata di tutti, e adesso ne parliamo. Il Deep Sea Special fu comunque un progenitore del Deep Sea Challenge, quello che invece fuori al battiscafo guidato da James Cameron, che al polso aveva invece un classico Deep Sea con quadrante dégradé blu, scese anch'esso nella fossa delle Marianne, ma con delle soluzioni tecniche sicuramente molto più innovative e anche più tecnologiche, più avanzate di quello che invece fu all'epoca il Deep Sea Special. E infatti i due orologi, per quanto molto particolari, si differenziano enormemente da un punto di vista estetico. Bene, se il Rolex CD Weller, che nella sua ultima configurazione ha raggiunto addirittura i 43 mm di diametro ed è stata aggiunta la lente ciclope perché Rolex ha trovato la soluzione a quella colla che in realtà l'avrebbe fatta saltare
a 1220 metri di profondità, che è la profondità massima raggiungibile dal CD Weller, il Rolex Deep Sea invece raggiunge i 3900 metri di profondità, e qui ancora oggi non è presente la lente ciclope per gli amanti di questa soluzione, perché questa lente, come sappiamo, non è apprezzata da tutti. È un orologio che consente di raggiungere i 3900 metri di profondità grazie a delle soluzioni che sono state trovate e brevettate da Rolex, come ad esempio il ring lock, che si avvita all'interno della cassa e che protegge il movimento, il calibro 32-35 di ultima concezione Rolex, dalle pressioni più alte, e che è chiuso poi da uno speciale fondello in titanio, unica soluzione all'interno di tutto il panorama dei professionali Rolex, e che può essere aperto soltanto da Rolex, perché appunto non ha la possibilità di essere svitato normalmente. E questo fondello in titanio poi è a sua volta chiuso dall'anello in acciaio classico invece dei fondelli Rolex. Il bracciale è un bracciale classico Oyster, sebbene abbia una soluzione completamente diversa dagli altri subacquei come il Submariner e come anche il CD Weller normale, perché ha una cremagliera che può essere azionata dall'esterno. Infatti, anche mentre l'orologio è al polso, può essere sollevata parte della clasp centrale che contiene la cremagliera, in maniera tale da sistemare l'orologio sulla muta anche senza doverlo sfilare dal polso, ed è una soluzione molto comoda per quei, credo, pochissimi sub che durante le loro missioni utilizzano al polso un Rolex CD Weller Deep Sea. In ogni caso si tratta, come sempre, di una di quelle soluzioni tecniche, uno di quegli esercizi di stile a cui Rolex spesso ci ha abituati. In più c'è la prolunga muta, come è disponibile anche sul Rolex CD Weller praticamente da quando è stato ideato, in maniera tale da non dover aggiungere o togliere maglie all'occorrenza, utilizzando anche mute di spessore maggiore. I due Rolex CD Weller Deep Sea oggi a catalogo sono presenti ancora con le due configurazioni blu degradé, bellissimo e forse il più amato, e nero, anche se quest'ultimo molto probabilmente rimarrà l'unico a catalogo, perché il blu, sebbene se ne parli ormai da qualche anno, dovrebbe e probabilmente uscirà fuori di produzione tra non molto. In ogni caso si tratta di uno di quegli orologi davvero molto particolari, che forse fanno parte di una collezione, dovrebbero far parte di una collezione più per essere ammirati in una teca piuttosto che per essere indossati. Un orologio di questo tipo infatti ha un diametro di 44 mm, che non è tantissimo rispetto a ciò che invece è presente sul mercato anche da parte di altre maison, ma comunque è molto spesso, circa 16 mm e mezzo, il che lo rende davvero molto sgraziato su qualsiasi polso, sebbene gli si deve perdonare questo spessore a causa appunto dei sistemi brevettati da Rolex per sopportare profondità di 3900 metri. In ogni caso è un orologio che io ritengo non sia assolutamente adatto per tutti i polsi, sebbene i riflessi del vetro molto bombato, del vetro zaffiro che regala appunto sotto il sole e soprattutto con il quadrante blu determinati riflessi, si faccia perdonare alcune di queste caratteristiche. Sicuramente su un polso abbastanza esile come il mio di 16 cm e mezzo è un orologio che non passa inosservato e che forse sarebbe il caso di non mettere. Comunque questi sono poi gusti personali, ognuno conosce i propri. E a proposito di questo, dopo questo breve excursus sui CD Weller e su questo Deep Sea, e dopo aver visto a confronto il nero e questo bellissimo blu degradé, vorrei sapere la vostra. Come sempre nei commenti fatemi sapere cosa pensate del Deep Sea e se è un orologio che comprereste e se indossereste, in quale occasione. Mi auguro non ad una serata di gala. Grazie come sempre per essere stati con me anche in questo video. Se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse potete iscrivervi al canale, come sapete è gratuito. Noi ci rivediamo invece qui su Talk per una prossima puntata.